Lotus Emira 4 cilindri, è arrivata quella con il motore turbo, quella con il motore AMG, non è più 6 cilindri, l'avevamo provata l'Emira V6 e lì dietro l'avevamo anche leggermente criticata su alcuni elementi. Adesso proviamo quella con il motore AMG tanto attesa, non solo il motore AMG ma anche cambio a 8 rapporti, doppia frizione e diff che debutta al posteriore, ammortizzatori con le molle Eibach e Bilstein come gruppo ammortizzatore e infine una vettura che è leggermente più leggera della sorella V6. Ma il momento della prova finale è quello del confronto in casa con la V6. Cosa ne pensate? V6 ho sentito critiche, ma il V6 è meglio del 4 cilindri. La mia filosofia è un'altra, ci sono motori incredibilmente capaci e motori mediocri. Molto meglio un 4 cilindri, forse il miglior 4 cilindri AMG al mondo rispetto a un V6 che deriva dalla Toyota Camry, quindi un motore probabilmente mediocre e mi scuso per questo commento. Quindi per me 4 cilindri tutta la vita, a parte per il sound che però è lavorabile con magari uno scarico degno di tale nome. Ma la prova finale non è solamente la sfida in casa. Il V6 non aveva fatto tempi così strabilianti per essere una Lotus. Questa si confronterà non solo con la sorella maggiore ma con l'Alpine A110S che vediamo lì dietro e soprattutto con quella che dovrebbe essere la regina. Avevamo provato sul mio profilo Instagram già la Cayman GT4 nella nuova versione però col cambio manuale. Questa volta è l'arma definitiva, non è l'RS ovviamente, sarebbe troppo, ma è una nuova Cayman, quella col 420 cavalli col PDK e sarà il vero confronto finale per qualunque auto, anche se il listino della Cayman è decisamente superiore a quello di questa Emira. Ma adesso entriamo in macchina e vediamo le differenze di tempo. Lotus Emira, la V6 manuale, hot lap, seconda marcia, non riesco a mettere la terza, frenata, l'ABS allunga un po'. Trasmettiamo tutte le emozioni, il motore è un bellissimo sound, davvero strepitoso, terza, seconda, un filo morbida, ma l'avevamo già detto l'altra volta, le Goodyear Eagle non lavorano poi benissimo. Qua sono di terza marcia, un filo sotto coppia e questo è un po' uno dei problemi. Seconda marcia qui, di nuovo 2800 giri, troppo sotto coppia. Il motore è stupendo ma un range di utilizzo veramente minimo, da 4,5 fino al limitatore. Purtroppo nello stretto così non si riesce a tenerlo sempre così su di giri. Il cambio non è precisissimo e quindi l'effetto è quello di dover tenere la marcia lunga per evitare un cambio un po' impreciso e soprattutto una spaziatura dei rapporti non ottimale. L'ABS interviene in maniera un po' troppo invasiva. La macchina è veloce ma non ho il grip di una supercar, solo di una supersportiva. E poi questa rapportatura del cambio uccide un po' la capacità del motore. Cioè non si abbina bene con l'arco di utilizzo molto limitato del propulsore. Abbiamo tolto qualche decimo rispetto all'ultimo tempo, ma rimane una vettura veloce, bella da guidare, ma non una supercar in senso stretto come ai tempi. Questo è quello che vi trasferisco. Ora saliamo sulla sorella con il 4 cilindri. E adesso vediamo come va la sorella 4 cilindri. Motore rabbiosissimo, ma lo sapevamo, questo è un gran motore. Spaziatura del cambio incredibile, ho messo la terza lì, seconda, quarta marcia addirittura quando arrivavo massimo in terza, qui entro in terza, ero in seconda con la manuale, spaziatura del cambio migliore e poi qui ho esagerato ma motore sempre in tiro, lavora bene anche il differenziale a controllo elettronico. Seconda marcia, a differenza della manuale questo motore è sempre in tiro, sentitelo, incredibile, grazie alla spazzatura del cambio, a rapporti più corti ma anche un cambio più veloce e poi agli 8 rapporti. C'è una perfezione di sincronia tra motore e cambio che forse neanche nell'Enghè ho rilevato. Rabbiosissimo e lo uso tutto il motore, poi come entra in curva, questo non ve lo spiego, mi sembra quasi abbiano cambiato in Lotus qualcosa nell'assetto, io in vero mi ero anche lamentato un po' sul precedente video. La macchina entra in curva decisamente meglio,
Lo sterzo non è bellissimo, forse è meglio addirittura quello del V6, ma questo è più efficace. Vado subito a corda. Guardate qui, i freni intanto non allungano, cioè l'ABS entra meglio, e poi entro a corda prima. Un piacere, quarta, terza di nuovo, una marcia in più. È vero che il cambio ha più rapporti, seconda di nuovo. Efficacissima, cioè il grip è buono, non è elevatissimo ma buono nel complesso, però la macchina è tutta un'efficacia incredibile, non so perché va così bene. E adesso Alpine A110S, vettura leggera e conosciuta per la maneggevolezza, cambio 7 rapporti, doppia frizione, dentro la prima curva, inserisce subito, vediamo come andiamo a corda. Cambio abbastanza buono e veloce, certo il motore spinge un po' meno, entro anche qua di terza marcia che è molto buono, seconda marcia, un po' di difficoltà solo di sottosterzo di inserimento oppure di ABS che lavora non troppo bene, molto leggera, precisa nelle chicane, muove un po' il posteriore per aiutare a chiudere la curva, freni mi piacciono. Terza marcia qui, tanto sottosterzo, questo un po' non aiuta, peccato perché potrebbe essere più veloce, entra a corda subito ma nei colvoni lunghi un filo di sottosterzo si sente, bello cambio, certo non ha il motore ovviamente del 4 cilindri che non solo sulla differenza di cavalli arriva un po' meno veloce, però la leggerezza dovrebbe compensare. Bella da guidare. La vorrei un po' meno morbida e sottosterzante, molto maneggevole, quindi la chiocciola guardate come, anche se è un filo lungo entro a corda e anche qua come la tengo bene la corda. Terza marcia, un po' di sovra qua, il bilanciamento è buono ma potrebbe essere, considerando il peso, ancora superiore. E scopriamo il tempo, la macchina è bella da guidare, molto leggera, si sente, dei freni tranne il tema dell'ABS che entra a volte un po' troppo invasivo, sembra quasi scivolare dentro la curva ogni tanto, e la potenza c'è ma non ha quei cavalli, non ha quella rabbiosità del motore ad esempio che abbiamo visto sulle Mira, ma i cavalli sono solo 300, si sa. Avrei però voluto lavorassero un po' di più sull'assetto, un po' più estremo, forse l'hanno fatto sulla versione RGT superiore che è davvero un po' più estrema. Nuova Cayman GT4, questa volta la vendetta rispetto al tempo che vedrete su Instagram della manuale, che avevo trovato oggettivamente non perfetta come spaziatura dei rapporti per un circuito così, sentite il sound, e adesso quindi proviamo la PDK con i 7 rapporti. Bisogna ricordarsi che è un aspirato, quindi dovete usare marce basse, con il turbo vince la coppia anche i bassi regimi, qui dovete mettere la prima molto spesso, ma non è un problema, la macchina è comunque velocissima. Cosa dire, frenata perfetta, cambio sublime, motore a meno spinta ma usando tutti i giri è perfetto, e poi giù fino a 8000 giri, quindi sound incredibile, telaio precisissimo in inserimento, giusto anche dal punto di vista del posteriore, d'altronde è una delle macchine più performanti che esistano, specie su un circuito così, molto maneggevole. Andiamo subito a corda, la teniamo, il posteriore gira il giusto, ultima curva e scopriamo il tempo. Che dire, vettura davvero bella, bella da guidare, non posso dire nulla, precisissima, perfetta, un ottimo sound anche, sapevamo che era il benchmark del settore e del riferimento. E adesso scopriamo il tempo e i commenti finali. E mira, i4, che vettura, che tempo, meno 3.5 secondi su questo tracciato contro le Mira V6 manuale. Sicuramente la i4 a 4 cilindri è l'auto da comprare.
a meno che amiate il manuale, e allora il V6 con il suo sound e il cambio manuale ha un suo perché a livello soprattutto collezionistico. Però torniamo a questa vettura che è stata strepitosa nei tempi, migliorata molto anche di assetto, e devo comprendere le motivazioni perché rispetto alla precedente ha molto più inserimento e anche percorrenza di curva, e sicuramente il motore è perfetto, l'ho detto, meglio il miglior 4 cilindri del mondo che un V6 così, e questa ne è la prova e la dimostrazione. Il tempo è stato sublime, ha schiacciato l'Alpina A110S che pensavo potesse dire la sua rispetto all'Emira, ed è andata davvero vicino alla Cayman GT4 PDK Club Sport, perché la Cayman manuale GT4, l'ultimo modello da 420 cavalli, è comunque dietro. L'avevo provata su Instagram e il tempo è risultato molto più lento di quello che è quello del PDK, quindi un confronto tra cambi. Sicuramente il manuale si è rivelato sempre con i 6 rapporti meno adeguato per questo circuito, sia sull'Emira che sulla Cayman, ma soprattutto il motore di questa Emira è davvero qualcosa di strepitoso ed è il perfetto bilanciamento all'interno del telaio di questa vettura. Complimenti a Lotus, un lavoro perfetto questa volta. Sapevo che la Cayman GT4 non poteva che essere la regina di questo tortuoso tracciato, ma non mi aspettavo un'Emira i4 così vicina, con i suoi 365 cavalli. Oltretutto, bisogna dirlo, la Cayman devi guidarla davvero con il suo aspirato, usare tutto il cambio non è così facile, mentre questa è molto più sfruttabile e semplice da ottenere una performance adeguata. Bravi davvero! Attendo i vostri commenti qui sotto di questa vera Lotus e iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati.